Ciao a tutti, e dopo la mia versione originale della crostata pasticcino che ti ho proposto qualche mese fa, oggi te la propongo in versione natalizia. Se te la sei persa ti metto il link nelle schede video e nell'info box sotto il video. E adesso procediamo con la versione natalizia. Preparo la pasta frolla, metto il burro morbido a temperatura ambiente in una terrina e lo lavoro con lo sbattitore elettrico per un paio di minuti. Dovrò ottenere la consistenza di una pomata. Dopo averlo lavorato lo raccolgo con la spatola e aggiungo lo zucchero a velo. Poi un pizzico di sale. Ci grattugio la scorza di un limone non trattato. Adesso aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia, questo è il mio fatto in casa con l'estrazione a caldo, che mi garantisce un estratto di vaniglia in soli 7 giorni e una profumazione molto intensa. Se lo vuoi preparare ti metto il link del video nell'info box e nelle schede video. Continuo a lavorare il tutto con lo sbattitore elettrico ed ottengo un composto ben montato. Raccolgo nuovamente il tutto con la spatola e aggiungo un uovo medio. Continuo a lavorare il tutto facendolo integrare. Ora posso aggiungere la farina setacciandola in 3 volte e mescolo con la spatola fino a farla assorbire. La pasta frolla è pronta, la copro con della pellicola alimentare e la trasferisco nel frigorifero per 20 minuti. Dopo 20 minuti tolgo la frolla dal frigorifero e formo dei mucchiettini di impasto del peso di circa 20 grammi ciascuno. Ne ottengo 25. Li sistemo su un foglio di carta forno. Una volta preparati tutti i mucchietti di impasto, formo delle palline. Ho finito di preparare tutte le palline di impasto, adesso le dispongo su una teglia da forno rivestita con carta forno e formo un albero di Natale. Una volta formato l'albero di Natale con le 4 palline avanzate, con 2 ci realizzo 2 stelle, mentre con le altre 2 formo un quadrato che mi servirà da base dell'albero di Natale. Adesso, sempre con lo stesso procedimento, rivesto un tappo di sughero con della pellicola alimentare e foro tutte le palline. Prima infarino il tappo, togliendo gli eccessi di farina, e poi premo al centro di ogni pallina.
Faccio roteare anche il tappo all'interno per rendere il foro più grande. Via via che fori le palline, se noti che sono troppo attaccate, distanziale. Adesso sistemo il quadrato sulla base dell'albero di Natale e con una striscia di frolla avanzata formo un bordo rilevato. Poi sistemo le due stelle sulla punta. Ne metto due per dare spessore. Foro le stelle con il tappo e a questo punto posso farcire l'albero di Natale. Puoi farcirlo con una confettura o con diverse confetture, secondo i tuoi gusti personali e la tua fantasia. Io metto nella stella e nella base della confettura di albicocca, mentre all'interno delle palline della confettura di lamponi. Poi ci metto dei confettini argentati, ma puoi decorarlo come preferisci. L'albero è pronto, posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per circa 20-25 minuti o fino alla doratura che preferisci. Metto la teglia nel livello intermedio del forno. L'albero di Natale è pronto, lo lascio freddare completamente, poi lo trasferisco su un vassoio di portata facendolo scivolare con la carta forno. Trovo che sia un'idea carina per le festività, anche per coinvolgere i bambini a preparare questo dolce divertente. Spero che l'idea ti sia piaciuta, un abbraccio, a presto!